via della seta, lo scambio di merci preziose ed esotiche andò di pari passo con la diffusione di culti e tradizioni provenienti dai vari paesi, o meglio, avamposti che si trovavano lungo questa epica rotta commerciale che attraversava tutto il centro Asia fino ad arrivare in Cina. La via della seta ha avuto una particolare influenza anche sulla diffusione del buddismo in Cina. Il buddismo si è originato in India intorno al IV-V secolo a.C. ed ha iniziato a mettere le proprie radici in Cina verso la fine della dinastia Han e l'inizio del cosiddetto periodo di divisioni, con i 16 regni e le dinastie del nord e del sud. Periodo conosciuto nella storia cinese come di dominazione straniera, ma anche periodo in cui i commerci lungo la via della seta raggiunsero il proprio apice. Ed è proprio in questo periodo che si registra la nascita di numerosi templi rupestri lungo le principali rotte commerciali della Via della Seta, come ad esempio i templi di Qisil nell'attuale regione dello Xinjiang, ma anche i templi di Mogao nella regione del Gansu vicino all'oasi di Dunhuan. In particolare il Gansu e Dunhuan hanno avuto un ruolo molto interessante nella diffusione del buddismo in Cina, perché avevano una posizione strategica proprio lungo la Via della Seta, al confine tra i regni dell'Occidente e la Cina. Ed è proprio per questo motivo che nella regione del Gansu si trovano molti oggetti esotici che col tempo hanno cambiato il loro originale significato. Come ad esempio in alcune tombe del VI e VII secolo del Gansu sono state trovate delle monete dell'impero romano o bizantine che avevano perso naturalmente lungo il tragitto, lungo la Via della Seta, avevano perso il loro originale significato monetario e avevano preso un significato di cimeli o di decorazione di abiti e gioielli. Quindi si può parlare di un processo di sinizzazione di elementi stranieri o anche di naturalizzazione di elementi esotici. Ed è successo lo stesso con alcuni elementi visivi del buddismo. Come ben si può immaginare, all'epoca il tasso di alfabetizzazione era veramente basso, quindi le persone per avvicinarsi anche al buddismo lo hanno compreso tramite immagini. Quindi le immagini sono state la prima cosa ad arrivare in Cina. Hanno viaggiato insieme ai mercanti, ma anche alle comunità buddiste che si muovevano proprio su queste rotte commerciali e portavano cimeli con loro, quindi statuette di Buddha o altri simboli dell'iconografia buddista. È quindi interessante anche guardare allo sviluppo dell'iconografia delle grotte di Mogao e vedere come ci sia una naturale commistione di elementi stranieri e cinesi. E questa unione di elementi stranieri e cinesi è particolarmente evidente nelle grotte del primo periodo, quindi parlo delle grotte che sono state scavate e decorate durante i 16 regni e le dinastie del nord e del sud. In queste grotte si vede in particolar modo l'influenza del centro Asia, si possono descrivere varie figure che vestono abiti tipici della tribù dello Xianbei, quindi con stivali e tuniche legate in vita con una cintura. Oppure un altro esempio possono essere le rappresentazioni di Fei Tian, queste divinità volanti che vengono solitamente poste all'interno di un dipinto parietale quando c'è una rappresentazione o una manifestazione di un Buddha o un Bodhisattva, atte quasi a sottolineare la presenza importante di questa figura. Queste Fei Tian sono una via di mezzo tra una tradizione induista, quindi sono eredi della tradizione delle Apsaras, quindi danzatrici, divinità danzatrici induiste, ma anche eredi di una tradizione taoista con le divinità volanti tipiche cinesi. Quindi sono una fusione di elementi tra Cina ed India, però è anche interessante notare la presenza di molti elementi del centro Asia, quasi come se la Via della Seta avesse portato come un rastrello molti elementi iconografici ma anche simbolici in Cina e aggiunti a quelli originali indiani. Quindi si vedono queste divinità danzatrici muoversi secondo delle danze iraniane oppure suonare strumenti con
con distinte caratteristiche del centro Asia, come ad esempio il pipa, che è uno strumento tipico cinese, ma che in questo caso assume una forma tipica dei regni del centro Asia, quindi una forma a pera. È quindi interessante notare come il buddismo, una religione straniera con elementi sconosciuti prima alla cultura cinese, abbia messo le proprie radici in Cina, portando nuovi elementi culturali che con il tempo sono diventati parte integrante della cultura cinese. E quindi si parla di processo di sinizzazione, ma anche di accettazione dell'esotico e naturalizzazione di questo all'interno di una cultura.